Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi voglio parlarvi di una pianta comunemente coltivata nei giardini domestici in diverse situazioni. Una pianta abbastanza importante in giardino per il suo aspetto ed è la Cortaderia selloana, chiamata anche l'erba delle pampas. La potete vedere qui, questa è stata piantata l'anno scorso, guardate com'è diventata grande, era una piantina di circa 50 cm, è cresciuta veramente in maniera smisurata e ha prodotto i suoi bellissimi fiori. Sono spuntati da poco, quindi non sono ancora completamente aperti a piumino. Questo accadrà poi nel corso delle prossime settimane, quando questa pianta svilupperà questi piumini grandi, bianchi, bellissimi, ad una certa altezza, perché è una pianta di notevoli dimensioni, quindi bisogna fare attenzione quando noi la vogliamo piantare in giardino. Se abbiamo un giardino di piccole dimensioni non è proprio una pianta consigliata, però in commercio ci sono delle piante un po' più piccole, selezionate per rimanere un po' più piccole. I fiori di questa pianta possono essere bianchi, possono essere rosa, ce n'è diverse varietà, pumila, monstruosa, ce n'è addirittura una varietà che diventa alta 5 metri, quindi veramente qualcosa di enorme. Ed è una pianta particolarmente, si può dire anche abbastanza pericolosa per gli animali domestici e per i bambini, perché la Cortaderia selloana è chiamata anche, il nome della pianta vuol dire taglierino, chiamata anche erba delle pampas, vuol dire taglierino perché le sue foglie sono molto seghettate e taglienti, quindi quando noi maneggiamo questa pianta vogliamo fare un intervento di pulizia per ridargli magari, farla crescere poi con una forma un po' più armoniosa, meno disordinata, bisogna fare attenzione, bisogna indossare dei guanti e degli occhiali, perché questa pianta non tanto nelle punte delle sue foglie, ma nella parte centrale e basale delle sue foglie veramente sono seghettate e tendono a tagliare le mani, quindi e anche la faccia se ci mettiamo proprio a contatto con la pianta lavorando per cercare di potarla. Quindi potatura e intervento sulla pianta sempre con delle misure di sicurezza, perché è una pianta bella però pericolosa per il fatto che ci può tagliare. Questa è una pianta estremamente, diciamo, invasiva, nel senso che sistemata in un punto del giardino poi tende un po' a colonizzarlo tramite i semi, però si può controllare benissimo questa crescita delle piccole piante nate da seme, ad esempio fornendo al di sotto della pianta una zona di pacciamatura, in modo che quando cadono i semi non trovano la luce per poter germogliare, oppure cercando di tagliare meno l'erba al di sotto della pianta, perché se ci sono delle erbe infestanti prendono un po' il sopravvento sulle nuove crescite di questa pianta, le nuove piantine che nascono dai semi, quindi vengono un po' limitate. O altrimenti con un intervento di pulizia controllato, col decespugliatore ad esempio, possiamo sempre tagliare tutto ciò che c'è intorno, tenendolo basso, a forza di tagliare le piante poi perdono la loro energia e muoiono. Però è una pianta che ha bisogno di un po' di attenzioni in giardino. Io l'ho piantata perché mi piacevano molto questi piumini alti, bianchi, li volevo in giardino, però effettivamente è una pianta che può dare dei problemi. Io l'ho sistemata qui, ad esempio in un luogo un po' sbagliato, perché sono molto vicino alla recinzione che comunica con il giardino del mio vicino. Il prossimo anno, in primavera, prima della primavera, vorrei spostarla e metterla in un'altra zona del giardino, magari in una zona in cui cresce erba, non ho piantato nulla, così mi toglie un po' di lavoro di decespugliatore e in quel modo posso lasciarla crescere abbastanza indisturbata, perché qui potrebbe dare anche un problema magari anche ai vicini, e quindi il prossimo anno farò questo lavoro di spostamento dell'intera pianta, scavando una bella buca, e non devo aspettare troppo, perché poi la pianta diventa di grossa dimensione e togliere dalla terra una pianta di questo tipo può veramente rappresentare un lavoro notevole. Vediamo, il prossimo anno proverò a spostarla da qui. Sarebbe stata bella in un punto del giardino un po' scenografico. Qui io l'ho messa per caso, l'ho sistemata qui perché non la volevo proprio vicino alle altre piante,
Però questa è una pianta che dovrebbe essere utilizzata magari in una zona del giardino un po' collinare, in modo che sovrassa su tutto il giardino la bellezza dei suoi fiori e anche del suo sviluppo, che è armonico, nel senso è molto leggera come pianta, molto grande. Quindi come impatto scenografico la Cortaderia selloana è veramente una pianta straordinaria nel nostro giardino. Una pianta che gradisce assolutamente il sole, una posizione soleggiata, non può essere coltivata all'ombra. È una pianta che gradisce un terreno che rimanga umido sì, ma non eccessivamente umido. E se è secca, perché sopporta benissimo la siccità, non c'è nessun problema. Quello che potrebbe dare un po' un fastidio a questa pianta è un terreno estremamente bagnato, fradicio, nel corso delle stagioni, allora potrebbe far morire la Cortaderia. Possiamo anche utilizzare i suoi fiori tagliandoli per portarli in casa e decorare, magari fare delle decorazioni in casa per portare un po' di fioriture anche all'interno della nostra casa nel periodo autunnale, perché questi fiori nascono appunto sul finire dell'estate, quindi in autunno possiamo colorare la nostra casa con il bianco, con il rosa dei fiori della Cortaderia. Bene, volevo parlarvi di questa pianta che è proibita ad esempio alle Hawaii e in altre zone del mondo. È una pianta che non si può coltivare perché appunto presenta un problema di diffusione. E quindi che cosa vuol dire? Un problema che una pianta non autoctona del posto potrebbe creare un danno alla vegetazione endemica del posto in cui viene piantata. Anche perché lo sviluppo di questa pianta è abbastanza notevole, crea delle zone d'ombra, quindi al di sotto alcune piante non riescono più a svilupparsi. E poi perché dobbiamo sempre ricordarci che quando portiamo in giardino delle piante che non sono del posto, bisogna evitare che queste piante scappino dal nostro giardino colonizzando ciò che c'è intorno, perché ogni luogo ha la sua flora e la sua fauna. Quindi creare questi squilibri in natura può essere sempre abbastanza pericoloso. Logicamente in un giardino familiare questa pianta viene controllata, quindi non c'è nessun pericolo. Però se abitiamo in una zona che frequentiamo poco e lasciamo questa pianta indisturbata, ad esempio nelle vicinanze di un bosco, di prati, questa pianta poi può diffondersi e creare comunque un danno all'ambiente. È una pianta che viene monitorata molto nella sua diffusione e nel suo commercio, proprio per evitare una diffusione in natura di questa pianta in zone dove questa pianta non dovrebbe stare. Questo, come tantissime altre piante che arrivano dai paesi tropicali, da altri paesi, e che ci portiamo in giardino e che tendono poi a colonizzare. Una pianta ad esempio che ho in giardino che colonizza tantissimo è il Sauromatum guttatum, quello che abbiamo visto in alcuni video dell'anno scorso, di 2 anni fa, che ho ancora in giardino, questo arum che cresce con questi fiori che hanno un odore incredibile, terribile, e che poi forma queste palmette. Quella è una pianta che si diffonde tantissimo. Io ho trovato palmettine che crescevano in giro per il giardino, quando le vedo passo sopra con decespugliatore proprio per cercare di contenerla nel posto in cui l'ho piantata. Quindi erba delle pampas in questo breve video, la pianta che comunque regala leggerezza e dà un impatto scenografico al nostro giardino, e con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!